Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andremo a parlare di due batteristi completamente opposti tra loro, ok? E più in particolare andremo a vedere due generi completamente opposti. Stiamo parlando del metal, extreme metal in questo caso, e del gospel. Vieni con me che ti faccio vedere. Vieni con me che ti insegno. L'altro giorno stavo un po' bazzicando su YouTube, cosa che faccio molto di frequente, e ovviamente stavo andando a cercare un po' di batteristi che solitamente non ascolto. E mi sono imbattuto in questo video che ormai ha una decina di anni, forse anche di più, perché è del 2009, che avevo visto già qualche anno fa. Un video girato a Mosca in un evento molto grande per batteristi, in cui hanno suonato Derek Roddy ed Eric Moore. Proprio due batteristi di due mondi completamente opposti, ognuno pilastro del loro genere nel loro genere. Quindi Derek Roddy, batterista veramente di fama internazionale, fa parte di 1500 band diverse, poi lui è un personaggio veramente, lui penso che sia anche un allevatore di serpenti, suona proprio extreme metal a livelli altissimi. Era stato anche chiamato nel provino dei Dream Theater per andare a sostituire Mike Portnoy. Quindi comunque è considerato uno degli esponenti maggiori di quel genere a livello mondiale, quindi è veramente un mostro. Mentre Eric Moore è un altro mostro sacro di un altro genere completamente diverso, che è quello del gospel. Eric Moore ha portato forse il gospel chop non solo grazie a lui, però a livelli veramente altissimi. Poi lui ha un'azienda di bacchette sua, la Dope Sticks, pubblica tantissimi video. Quando ha iniziato ad andare in tour con Ramazzotti, lui veramente pubblica 3 o 4 video al giorno su Instagram, quindi è presentissimo e seguitissimo. E infatti nel mondo, se si pensano ai gospel chops, lui è uno dei primi nomi che escono. Ognuno di loro fa il suo show, quindi Derek Roddy suona le sue canzoni e anche Eric Moore, direi, suoni le sue canzoni. Ma una delle parti più interessanti e una delle cose che ha più coinvolto il pubblico, si sente proprio il pubblico che inizia a scaldarsi, è verso la fine del video, in cui si vede proprio Derek Roddy che ha appena finito la sua esibizione durata 3/4 d'ora, con un sacco di brani difficilissimi, veramente tanto complicati. A un certo punto dal nulla arriva Eric Moore sul palco, la gente inizia a fare già wow, Eric Moore, cioè sai, Eric Moore comunque è pur sempre Eric Moore. Eric Moore con il suo approccio, lui è un simpaticone, proprio scherzoso. Infatti appena arriva la prima cosa che dice a Derek Roddy è si complimenta tanto e poi gli dice in inglese: mi è sembrato di guardare un batterista per un'ora, ma tu l'hai fatto in 45 minuti. Tutta la gente si mette a ridere. Oh, it's like an hour and like 45 minutes. E gli fa anche l'imitazione perché Derek Roddy è talmente veloce che sembra velocizzato, quindi sembra veramente di vedere un batterista velocizzato. Risate su risate, altre battute sulla velocità di Derek Roddy. A un certo punto Eric Moore gli dice "Can I play with you?", cioè posso suonare con te? E Derek Roddy fa "va bene". Can I play with you? Give me something, man. Let me play, come on, man. E inizia questo scambio di fraseggi, prima da Eric Moore, poi da Derek Roddy, ma una cosa ragazzi veramente botta e risposta. Adesso non so per quanto suonino, comunque sono frasi veramente veloci. È interessantissimo vedere i diversi approcci che hanno sullo strumento questi batteristi, perché la cosa interessante qual è? Che Eric Moore magari parte con un chop,
ed Eric Roddy lo cerca di emulare sul momento improvvisandolo, ma ovviamente hanno due stili diversi, quindi Derek Roddy usa tantissimo la doppia cassa, Eric Moore è più incastri, linear drumming. Eric Moore in quello show, in quell'evento, ha la doppia cassa, la usa pochissimo perché diciamo che non rientra molto nel suo stile. Scambiano un po' di fraseggi bellissimi da vedere, Derek Roddy distrugge tutto, velocissimo, Eric Moore una dinamica pazzesca, una velocità incredibile. A un certo punto Eric Moore salta fuori con questo groove e già dopo una battuta di questo groove dal pubblico si sente proprio un urlo incredibile, e io stesso quando lo vidi qualche anno fa ormai, ma me ne ero dimenticato, l'ho riscoperto in questi giorni, rimasi a bocca aperta perché è un groove veramente che, come lo senti, nel giro di 2-3 secondi ti fa venire voglia di ballare, di muovere la testa. Il video di oggi parlerà proprio di quel groove. Lo andiamo a sentire e dopo andiamo a vedere com'è fatto. Andiamo! Allora, che te ne pare di questo groove? Per me è incredibile. Lui poi lo fa con una velocità e una dinamica che veramente spero di riuscire a farlo più o meno come l'ha fatto Eric Moore. È molto molto difficile perché lui ha questa velocità veramente incredibile, un controllo della dinamica pazzesco. Bene, andiamo a vedere come è fatto questo groove. Allora ragazzi, il groove è in sedicesimi, ok? Noterete che Eric Moore, quando lo suona, tiene sempre la mano destra sul Charlie che suona all'unisono con la cassa, ok? Dividiamo il groove in due parti. Prima parte. La prima parte del groove non è nient'altro che un semplicissimo rudimento. Chiamiamolo così, in realtà non è tra i 40 rudimenti, però io lo considero un rudimento. È l'inverted paradiddle, ok? Ho fatto anche un video sull'inverted paradiddle, ti lascio il link in descrizione. Vatti a vedere il video se ti interessa, è molto breve, però è molto interessante. L'inverted paradiddle è esattamente quello che fa Eric Moore in questo caso, solo che lui invece che suonarlo tutto sul rullante lo distribuisce tra Charleston, rullante e gran cassa. La gran cassa suona sempre con la mano destra sul Charleston, la mano sinistra invece suona sul rullante. Quindi sarà così. Ok? Lo sposto sul rullante per farvi vedere che la diteggiatura è esattamente quella dell'inverted paradiddle. Questa era la prima parte del groove, ok? Andiamo a vedere la seconda. La seconda non è nessun tipo di rudimento, è semplicemente il continuo del groove, chiamiamolo così. Ok, ve la faccio sentire lentamente. Ok ragazzi, la seconda parte è decisamente più facile, ci sono meno incastri di cassa eccetera, però attenzione, la sinistra gioca un ruolo fondamentale perché quel tum tum pa 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 tum tum pa pa pa
quegli accenti li dà tutti con la sinistra, quindi ragazzi suonatelo piano all'inizio, perché vi posso assicurare, io l'ho fatto, se lo provate a suonare subito velocemente la sinistra arranca, poi magari sto parlando con delle persone mancine o con gente che ha i superpoteri e ce la fate subito. Io ho avuto un po' di difficoltà, quindi l'ho dovuto rallentare davvero tanto. Bene ragazzi, andiamo a vedere il groove tutti insieme. Ok ragazzi, allora come avete visto è un groove abbastanza impegnativo, c'è tanto incastro di Charleston, cassa rullante, ci vuole coordinazione, per impararlo a fare bene come Eric Moore ci vuole veramente tanto tempo. Io non riesco a farlo ancora così bene, non che abbia la pretesa di suonarlo come lui perché veramente è a un livello altissimo, però questo è un groove che potete utilizzare in moltissime situazioni, soprattutto in una situazione live di jam, proprio per far ballare la gente. Ragazzi, voi uscite fuori con un groove del genere, lasciate tutti a bocca aperta. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo groove almeno tanto quanto è piaciuto a me, ma anche se vi fosse piaciuto la metà vi posso assicurare che sarebbe tanto. Io adoro questo groove e l'ho trascritto rallentandolo all'infinito perché comunque Eric Moore suona a una velocità abbastanza sostenuta, poi sono dal vivo, la qualità audio non è neanche così eccelsa. Però sono davvero contento di averlo imparato, l'ho usato già in varie situazioni e vedo ragazzi che proprio prende. Se c'è una cosa che sa fare Eric Moore, è quella di saper far muovere il collo alla gente, saper far ballare la gente, tenere quello che in America chiamano il pocket, ok? Che non significa tasca, significa proprio il groove, sentirlo dentro, ok? Bene ragazzi, spero che la lezione di oggi vi sia piaciuta, spero che il mondo del metal, tra cui anche Derek Roddy, non se la prenda con me perché non ho parlato anche di lui, probabilmente lo farò in un altro video, anche se non è molto il mio genere, però chi lo sa, magari andrò a esplorare anche l'extreme metal, ok? Bene ragazzi, spero che la lezione vi sia piaciuta, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché sono in arrivo e ci sono già anche tantissime lezioni, tantissimi video interessanti. Fatemi sapere con un commento se vi è piaciuta la lezione, fatemi sapere se avete altri video di groove, di chop che vi hanno lasciato bocca aperta, se vi possono interessare perché io sono molto interessato a questi argomenti qui e chissà magari potrei farci un video al riguardo. Bene. Per questa lezione è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!